Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio canale. Si scrive FLVR, ma in realtà si legge Flower. Classico adesivo, il codice barre e la dicitura SXK Flower RDA, rigorosamente made in Cina. Apriamo la confezione per vedere il suo contenuto. Estratto tutto quello che conteneva la nostra scatolina trasparente, al suo interno troviamo le parti di ricambio, il nostro atomizzatore Flower RDA da 22 mm e le due chiavi esagonali. Come parti di ricambio ci sono due O-ring sostitutivi per il nostro deck, un O-ring con alcune bave, non è proprio fatto bene, per la sostituzione del nostro tip, due viti sostitutive con chiusura tramite chiavetta esagonale per le nostre torrette, un pin bottom feeder. Come accessori abbiamo la prima chiave esagonale, ci servirà per effettuare la chiusura delle viti per il serraggio della nostra resistenza, la seconda chiave esagonale per andare a sostituire e a serrare il nostro pin bottom feeder che andremo ad installare. L'atomizzatore in questione, il Flower 22 mm modalità RDA, arriva in questo piccolo cellophane opaco. E guardiamo il nostro Flower 22 mm RDA. L'aspetto esteriore ha una buona satinatura. È un acciaio che subisce una lavorazione per regalargli questa particolare satinatura. Abbiamo sulla campana due asole che ci fa raggiungere la sezione interna del deck con tre fori contrapposti sia da un lato che dall'altro. Guardandolo dall'alto, la campana ha una particolare lavorazione, un adattamento conico, poi l'inserimento del nostro tip di colore nero. La parte inferiore, come viene venduto in origine, il pin è fisso, anch'esso con inserto esagonale. FLVR 100% made in Malesia, in questo caso no, con un seriale che come sapete lascia il tempo che trova. L'altezza a vista del nostro FLVR 22 mm RDA è di 21 mm.67. Il suo diametro rigorosamente 22 mm. Il nostro Flower, una volta disassemblato, si compone di tre semplici parti: il nostro deck, la campana e il tip con attacco 510. Iniziamo guardando il nostro tip con un solo ring di tenuta. Abbiamo eventualmente anche l'O-ring sostitutivo nelle parti di ricambio. Il suo interno è cilindrico, non ha uno sviluppo conico, ha un discreto spessore laterale, quello che noi andremo a appoggiare le nostre labbra. Il diametro interno del nostro tip è di 5,3 mm. Lo spessore d'appoggio per le nostre labbra è di 2,84 mm. In dettaglio la campana del FLVR, nelle sue particolarità, in questo caso di natura estetica, esteriormente nulla da dire, fatto bene. La sezione interna, devo dire, fatto bene. Quello che interessa è che non ci siano particolari bave di lavorazione. L'ombratura che vedete è dettata esclusivamente dagli O-ring che facevano presa, forse una piccola bava si intravede in questa asola. Il diametro interno della nostra campana è di 19,7 mm. Le nostre asole, visto che ne abbiamo due, hanno una larghezza di 6,41 mm
e un'altezza di quasi 2,9 mm. E ora guardiamo il cuore del nostro FLVR nelle sue particolarità. Doppio O-ring di tenuta, la base di appoggio della campana, a differenza di altri atomizzatori al tatto, è leggermente più ampia. Queste sono le due torrette, la sezione del nostro positivo, questa isolata, c'è tutto il materiale PIC di isolamento che va a separare la nostra torretta dalla rimanenza del deck, che è il nostro negativo. Non è stata fatta a 90 gradi rispetto alla torretta, ma leggermente inclinata. La chiusura della nostra resistenza indubbiamente molto generosa. Se uno desidera usare un filo singolo deve stare un po' attento al posizionamento dello stesso, perché c'è molta aria. In realtà i tre fori hanno una bella inclinazione, non sono paralleli, ma il nostro flusso dell'aria è stato studiato dall'alto verso il basso per andare a colpire la parte medio-bassa della nostra resistenza e anche per evitare che il nostro liquido fuoriesca dai nostri 6 fori, curato ogni suo piccolo dettaglio. Il diametro dei nostri fori sono di 1,3 mm. 6 fori, quindi l'aria, per quanto stretta possa sembrare dal diametro, dovrebbe regalarci un buonissimo e gradevolissimo flavor. Ci permette in ogni caso una regolazione della campana per poter selezionare anche un po' la chiusura dei nostri fori. La profondità del nostro deck è di 4,8 mm. Generosa, visto che in questo caso non sono state fatte quelle mezze lune per aiutare il posizionamento della nostra resistenza. Anche questa va a richiamare la stessa satinatura della campana, della sezione interna del nostro deck, alla stessa lavorazione. Questi sono i cinesi, loro sono fatti così, tutto in maniera automatica, senza tenere in considerazione che la chiave esagonale data in dotazione per andare a togliere il nostro pin fisso non ha lo stesso diametro. Quindi, una volta aver recuperato, mi viene ancora da ridere, la chiave esagonale corretta per questa operazione, andiamo a svitare il nostro pin fisso. Ci viene fuori tutta la sezione isolante insieme alla nostra torretta del positivo. La parte interna della lavorazione, devo dire, veramente ben fatta. L'isolatore del nostro pin viene rapportato fino alla parte superiore, anche questo devo dargli credito, ottimo lavoro. La visione dell'isolatore visto dalla parte inferiore con due diversi diametri, il primo più sottile che serve per l'alloggiamento della testa del nostro pin, la sezione più spessa è quella dove verrà introdotto la sezione con il filetto. La sezione inerente ai fori dell'aria, quindi questa parte superiore, quindi dal bloccaggio fino alla sezione qua, anch'essa ha una particolare inclinazione, non rispetta una conformità per il flusso dell'aria parallelo, ma gli hanno voluto regalare una particolare sfasatura che la troviamo, anche se meno visibile, nella sezione del negativo. Se io mi prendo queste due sezioni come linea, vedete che c'ha questa curva particolare. La vite del nostro pin è in acciaio e la modalità bottom feeder è pronta. Pur utilizzando una Fused Clapton, anche qui ho dovuto applicare una particolare attenzione a fare il serraggio nel centro della testa della nostra vite. Mi lascia un po' interdetto, ma a voi l'ultimo giudizio. La mia resistenza è stata inserita correttamente, ho le gambette inverse, quindi sono verso il basso, rispecchiano
l'altezza del nostro deck andrà a colpire praticamente dalla parte medio-bassa della nostra resistenza alla parte inferiore. Vista dall'alto, un valore resistivo di 0,26 ohm omogenea la sua accensione, vedete, dal centro verso l'esterno, arrivando quasi alle nostre gambette. Questa è la quantità di cotone che andrò a utilizzare, leggermente più lunga rispetto magari ad altri atomizzatori similari, se non altro da 22 mm in modalità RDA, dovuto dal fatto che ho una discreta profondità del mio deck. E con la visione del posizionamento del nostro cotone si appoggia regolarmente, mi lascia tutta la sezione centrale libera perché mi servirà per creare la turbolenza del nostro vapore e generare a questo punto anche il nostro aroma. Il cotone è stato opportunamente inumidito, facciamo una piccola attivazione. Trattandosi di un atomizzatore che ci permette anche l'opzione di andare in modalità bottom feeder, vediamo la prova dello squonk. Si riempie molto velocemente, vediamo eventuali over squonk. Ora andrò a schiacciare un po' di più per vedere come si comporta. Molto bene, devo schiacciare moltissimo prima di intravedere la goccia all'interno del primo foro. Il lato estetico, come compare una volta aver installato il nostro atomizzatore sulla box, abbiamo la possibilità di andare a chiudere, vedete, 2 fori, abbiamo ancora materiale, un foro e abbiamo ancora la chiusura da questo lato e facciamo la nostra prova di swap. Ci siamo, una cosa fantastica. Pur avendo una resistenza complessa, un valore resistivo di quasi 0,3 ohm, sto tastando la campana, più vai a chiudere naturalmente, più vai a scaldare la sezione esterna. Mi piace, ha una buonissima resa aromatica, non ha particolari evoluzioni come atomizzatore, è un buonissimo atomizzatore. Indubbiamente, essendo un clone fatto dalla SXK, ha delle finiture eccezionali, è un atomizzatore che si presta tranquillamente, vista la sua particolare ariosità, anche con i cremosi. I fruttati li abbandonerei con questo atomizzatore. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, così ogni settimana avrete l'opportunità di vedere cosa riesco a ricercare e a testarlo per voi, perché questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post, io di solito rispondo sempre. FLVR si scrive, ma si chiama Flavor RDA da 22 mm by SXK, il clone.